Venerdì si ricominciano i lavori. Allora, il letto è ultimato. Alla fine ha creato la spondina anche di qua. Quindi adesso abbiamo questa, abbiamo questa, così che il letto viene tirato e appoggia. Bene, adesso sono andati a prendere l'asta per mettere qua il tavolo, quindi adesso siamo passati al tavolo e intanto io gratto qua tutto questo ormai laminato sgretolato con il calore di quando cuciniamo, così che poi qua lo rivestiamo di piastrelle. Qua, quando poi riusciremo a fare la finestra, rivestiremo anche di qua e anche su, e poi cambieremo questa lampada. Ma già detto a Marco che voglio rifare anche il piano cottura. Vediamo se riusciamo a farlo in questi giorni. Buongiorno, oggi è il 21 settembre, primo giorno di autunno, la mia stagione preferita è iniziata, molto bene. Siamo in un posticino che ci ha mostrato Marco, bellissimo, e oggi continueremo i lavori, anzi scusate, continueremo i lavori e inizieremo i lavori alla cucina, perché abbiamo finito il letto, abbiamo finito il tavolo, adesso aspettiamo il materasso che dovrebbe arrivare domani, spero, se sto avendo un po' di problemi. E poi ieri abbiamo già comprato il top della cucina, felicissimo, e quindi adesso oggi inizieremo la cucina e abbiamo deciso che la finestra ce la fa Marco, perché purtroppo ci serve una misura troppo piccola, un 40x20, non l'abbiamo trovata da nessuna parte, quelle che abbiamo trovato costano l'ira di Dio e quindi evitiamo. Quindi Marco gentilmente ci ha detto ve la faccio io, perfetto, benissimo, massima resa, poca spesa. Ecco, segnato tutto il mobile. 20 euro in meno. È stato quel pezzo va via. Ah, bene, taglia anche i pezzi. 30 euro in meno. Cassetta piccola del trapanino. Rimasto. Vedi se andrà a tagliare. Divertiti. Grazie, arrivederci. Amore, ogni tanto facciamo qualche ripresa, eh? Che cazzo faccio a fumare? Faccio le riprese. Ecco, gli ha fatto tutto il piano cottura nuovo, gli fa fare, sto povero. Poverino. Dimmi quando andare. Ah sì, lì devi ritogliere di nuovo. Buongiorno, oggi 23 settembre, questa è la situazione, abbiamo tolto finalmente tutti i cuscini, ci è arrivato il materasso, sono arrivate le piastrelle, ecco qua le piastrelline, ma quanto sono belle, però non basteranno mai per coprire qui, basta. Come no? No? Non lo so, Ma sono bellissime. sono bellissime. Fantastico. Comunque, divano, cioè materasso approvato, adesso abbiamo finalmente un bel divano. Alla fine pensavamo fosse tanto spesso, ma in realtà non lo è tanto spesso, così ci può stare, sembra comodo.
lì rimane ma non tanto, quindi ci metteremo queste fascette che diceva Marco, cioè la cinghia, scusate, la cinghia che diceva Marco. Figo, stanotte lo proviamo così vediamo se effettivamente è comodo. Mi piace, questo camper è diventato proprio un gioiellino. Questo. Allora, adesso Su Osvaldo che faccio Montevideo, mentre laggiù si stanno continuando i lavori. Spunto con la cinghietta. Ci siamo spostati, siamo venuti qui perché qua ci sono le tettoie, perché sta iniziando a venire giù il diluvio universale. Ha iniziato a annerirsi tutto, dava già temporale, ha iniziato a annerirsi tantissimo, adesso quindi siamo scappati qui e finiremo qua i lavori di oggi, che tanto oggi abbiamo praticamente terminato totalmente il letto. Alla fine il meccanismo delle corde non andava bene con anche le molle, perché dopo una notte che ci dormivamo sopra, il mattino dopo non si tirava più su il letto, cioè non dava quell'aiutino e quindi non riuscivamo a tirarlo su. Allora abbiamo optato per l'idea che ha avuto Stefano fin dal principio, che a me non faceva impazzire, però devo dire che visto fatto va benissimo, che è l'idea delle carrucole. Abbiamo messo 2 carrucoline, poi tanto facciamo vedere tutto quando finiamo il camper. Abbiamo deciso di fare un tour completo di tutte quelle che sono state le modifiche, di tutto quello che è la nostra ormai casa. Comunque alla fine ho messo 2 carrocolino al lato del letto in alto, così che io quando devo tirare il letto mi aiuto con la corda tirando, così mi alza diciamo il terzo e il quarto asse di legno, così che poi posso buttarlo giù. Poi ci ha messo una cinghia per tenere il materasso, perché una volta che il letto è diventato divano, chiaramente il materasso tende a ping, non rimane piegato, e quindi abbiamo messo una cinghietta. Adesso ci sta mettendo la luce LED in cucina, domani invece passeremo alla finestra. Abbiamo deciso di farlo domani perché oggi abbiamo iniziato tardi e quindi, siccome è un lavoro lungo, iniziamo domani. Oltretutto fortunati perché in teoria domani dovrebbe fare bello, però fortunati perché almeno qua c'è il posto con le tettoie che anche se dovesse piovere possiamo fare lo stesso il lavoro. Quindi finiremo quello, poi faremo le piastrelle e in teoria poi è tutto finito. Non vedo l'ora di farvelo vedere, non vedo l'ora che sia anche finito tutto quanto, però sta diventando veramente veramente stupendo. Comunque poi a fine dei lavori faccio vedere tutto. Cosa abbiamo lì? 25 settembre, sono quasi le 10 e stiamo iniziando a bucare per la finestra. Ieri abbiamo anche messo le prime 4 piastrelle che sembrano molto carine. Abbiamo messo la lucina LED qua. Per noi sarebbe meglio. Niente, C'è un altro mondo. c'è un altro mondo là dietro. Hai visto? Ma scusa, ma non potevate... Non potevate tagliare direttamente da fuori. Ma scusa, ma non potevate... Cos'è questo qua dietro? Guarda, anni 80! Guarda che Non i era- cessi di plastica di adesso da 200.000 euro, i cessi di che plastica, il legno non c'è. Guarda che soddisfazione. Madonna. Oh, Legno!
Guarda qua. Un legno e lo scemo. Lasciamo lì. Cosa c'è? Quella è cobentante, fai sentire cos'è? Altro legno. Polistirene. Ah, polistirene. Polistirene. Buono. Sì. Molto molto. Ma non li fanno più. Che comunque non potevate. Ma eccola la traversina, vedi? Che poi. Sì, noi dobbiamo. Perché. Qua non c'è niente, qua non c'è niente, qua non c'è niente, ma non potevate. Però, perché è giusto, perché quello lì, quella traversina, secondo me, inchioda la parete questa qui del bagno. Perché non si muove. Non è come i cessi di adesso. Ma non potevate. Scusa, ma. Prendi questa per farlo. Per far cosa? Togliere il pannello. Sì, il righello uso per far leva, ma va in culo. La strata morta. Ah, manco fosse mica chissà cosa. Guarda, guarda quanto abbiamo di spessore, guarda. Negli anni 80, non i cessi di adesso. Guarda, 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 guarda. Madonna! Madonna, guarda che. Quanto spessore di coibentazione. Quant'è questo? Sarà 2 centimetri? Ma che 2? Questo qui è 40. Anche di più. Senti, la miele degli anni 80. Mamma mia, che soddisfatto. Quei cessi di adesso che hanno 1 millimetro di lamiera. Uscito? Fatto! Cucù! Ripeti Marco, ripeti. Guarda, guarda, guarda. Guarda lì. Anni 80, 2 millimetri. Niente, niente boh. Perfetto, lo fai su quelli di adesso così. Boh, cade il 1 frigo. millimetro. Caduto il frigo. 200.000 euro. 200.000. Si fa una curva che del frigo. Vaffanculo. Buongiorno. Allora, oggi 26 settembre, siamo di nuovo in pausa perché Marco aveva delle sue cose da fare, ma oggi pomeriggio dovremmo ricominciare i lavori, ma siamo comunque a buonissimo punto. Il letto è fatto, tavolo fatto, manca la cucina da finire. Dunque, vi aggiorno. Allora, questa è la situazione, bellissima direi. Meraviglioso. Abbiamo preso i cuscinetti nuovi che vanno in pondon con i cuscini del divano. Abbiamo un divano, ragazzi, abbiamo un divano, fantastico. Poi, cucina, siamo già anche qua, ottimo punto. Finestrella, bellissima, che abbiamo detto a Marco ci voleva fare un'altra apertura, ma abbiamo detto ma che cavolo ce ne frega Marco, lascialo così. Op. Op. Stupenda. Veramente Marco è un genio, cavolo, ci ha creato una finestra da zero, poi ve la faccio vedere anche fuori. Adesso qua è da finire, ci deve fare tutto il, come si chiama? Il contorno. Il contorno, e dobbiamo finire anche con le piastrelle. Guardate che belle che sono venute queste piastrelle. Accendo la luce. Oh, perché abbiamo anche messo il LED, qua abbiamo cambiato, abbiamo tolto la lampada, abbiamo messo il LED Sì, ma tu... con l'apposito tastino, finalmente. Poi qua sopra praticamente fino a qui abbiamo preso altre 2 piastrelle ma grigie così, giusto Sì, per coprire questa roba qua per il questa fuoco, cosa che perché si è rovinato tutto. Le piastrelle volevamo metterle al filo di qua, quindi soltanto l'angolo diciamo dei fuochi, quindi piastrelle che arrivano qua, però
peccato che la confezione di piastrelle costa 45 euro e ci sono 25 piastrelle. A noi adesso abbiamo fatto 2 calcoli e ce ne mancano 4 di piastrelle. Che poi sono bellissime queste piastrelle, comunque, cioè sono meravigliose. Noi amiamo proprio questo stile qua. Sì, sì. Poi hai fatto vedere il rubinetto fighissimo da Un casa. rubinetto fighissimo nuovo, Questo bello alto, alto finalmente, che esce tra l'altro benissimo l'acqua, meraviglioso. Poi Stefano ha rimesso il sapone, ma facendo questa modifica che secondo me è anche più comoda. Poi il piano cottura comunque, cioè tutto quanto il piano l'abbiamo leggermente Smussato. No, L'abbiamo allungato, sì, allungato così questo allungato, ci così sta c'è più stato roba. sia questo, perché qua era veramente, finiva qua il nostro angolo cottura e quindi da qua a qua c'era il lavandino, quindi questo non ci sarebbe mai stato, però abbiamo visto che comunque potevamo allungarlo tranquillamente perché tanto la porta del bagno rimane comoda anche fin qui, il frigo sempre comodo. Direi che abbiamo fatto dei cambiamenti meravigliosi che ancora devono essere conclusi. E le piastrelle sono vere, così Sì, almeno sì, sono le facili da piastrelle sono pulire. vere. Non si Adesso sente. non ho più le unghie, quindi non si Sì. può sentire. No, non si sente. Vabbè. Aspetta, la faccio con questo. Voilà. Ah, là. Bellissime. Comunque spengo Segniamo la luce che luce. comunque consuma un ampere. Ma Allora, la figata pazzesca di qua praticamente Esatto. è che allora, io non so se ve l'avevo detto, perché Vabbè. adesso i video vengono fatti ogni tanto, non tutti i giorni. Comunque abbiamo cambiato il meccanismo del letto, le corde le abbiamo bocciate con le molle perché si mollavano. Adesso non se so. praticamente tu dormivi una notte, cioè noi dormivamo e poi il giorno dopo non si riusciva a tirare sul letto, quindi una persona doveva scendere e fare leva in quella parte che è Impensabile, una cosa del impensabile, una genere. roba impensabile. E quindi abbiamo deciso di mettere delle carrucole sistema carrucole, che in proprio- realtà era l'idea principale di sì, Stefano. l'avevo già pensata questa roba qua, però non so svilupparla, Però ci vuole Marco l'ha e sviluppata. infatti abbiamo messo queste carrucole legate alla cintura di sicurezza dietro, che non intacca per niente il suo funzionamento, quindi è molto duraturo, si spera. Sia di qui che ovviamente di qua. Carrocolino alla cintura. Il letto scende che è un piacere. Sì, è una E meraviglia. poi al mattino prendi questa corda qua e con una semplicissima forza, ma anche con una mano qui, tiri e il letto se ne viene da solo. Puoi anche, se lo vuoi, faremo vedere, tirare comunque. tutto quanto e diciamo usare la forza soltanto delle braccia e non magari delle gambe, però chi se ne frega. Lo faremo vedere comunque A parte che quando sto sarà divano è tutto una completamente cosa, cioè uno si mette qua appoggiato qui, mettiamo il tablet là per guardare One Piece e ci mettiamo così, cioè mi metto così infatti e lì invece io come un mi palo metto lì qua seduto. come un palo. No, comunque No, uno- se no mettiamo il tablet di qua e ci ognuno mettiamo tutte e due. si mette qua sul divano così, appoggiato qua. Esatto. Ecco. Una cosa che ancora manca da cambiare è questa, che noi volevamo mettere semplicemente un tastino per non cambiare tutta la lampada, ma Marco ha detto che è un casino, ed perché è non c'è più il posto per il semplice tastino. cambiare la lampada. Sì, quindi perché l'unica cambieremo. cosa moderna praticamente che c'è dentro questo camper è questa lampada, E io la perché odio touch è tantissimo. odiabile, cioè Sì, la sì. roba touch la odio, io sono per il 3310. No, ma io no, però quella la odio Sì, no, veramente io sono tanto. per i tasti, non per il touch, odio il touch. Quindi, bon, e deve ancora mettere il profilino qua sotto, quindi ci sono ancora queste piccole modifiche da fare, ma siamo a un punto direi eccezionale. Sì. Secondo me questa settimana si finisce. Tra l'altro, perché abbiamo fatto quella finestra lì, ha creato Marco quella finestra? Perché c'era la misura, una misura molto simile, un po' più piccolina, 300 euro. Sì, alla fine è un 40x20 la misura che ci serviva. Però non c'era. E comunque sì, se c'era, cioè c'è. Ce ne saranno stati 300 due euro. su miliardi di siti che ho visto Esatto. e costavano 300 euro. Esatto. Essendo noi pezzenti, poveri, proprio come dopo la merda, 20 euro di materiale e finestra Marco fatta. ci ha fatto la finestra. Esatto, adesso ve la facciamo vedere da fuori perché viene comunque molto carina. Da fuori è finita. Eccola qua. Questa è la finestrella da fuori, questo vetro resta fisso e questo qua si apre. Non ha la doppia camera come i vetri normali, tipo questo qua, quindi probabilmente farà un po' di sbalzo termico, ma chi se ne frega, tanto abbiamo il riscaldamento. Però finalmente guarda che belle quelle piastrelle. E poi qua dobbiamo ancora chiudere tutto, però da fuori è finita.